da lì ho detto vabbè, ok, cambio sport, mi piace tantissimo la corsa pura, ho proprio scoperto una passione nella corsa e quindi ormai sono 3 anni che pratico solo quella, diciamo, provo a livello... Vorrei chiudere salutandoti dicendo che da ragazzino il gel pensavo fosse un problema, che se ne usavi troppo ti sarebbero caduti i capelli. Rashid Barrati, che conoscete tutti, insomma è stato alle Olimpiadi di Sydney del 2000, è stato per 20 anni quasi primatista sulla mezza maratona in Italia. Lui è nato in Marocco e qui a Palermo è arrivato quando aveva 10 anni, ha cominciato a correre quando stava a scuola, alle scuole medie, insomma è diventato quello che è diventato, ma a me piace, io l'ho anche fatto raccontare sul giornale, perché lui adesso fa una cosa grandissima, lui trascorre molte delle sue giornate nelle scuole. Come avete visto anche oggi grandi ospiti a Storie di Runner 451 Show. Siamo, Marco, alla 16ª puntata di questa stagione. Ciao Marco. Ciao Simone, è volato via, proprio non ce ne siamo neanche accorti per quanta gente è passata qui a raccontarsi a Storie di Runner 451. Assolutamente. E anche oggi, come dicevamo, abbiamo l'avete visto nelle anticipazioni, dei bellissimi ospiti, perché abbiamo Rebecca Cardinali, che è stata anche campionessa a 19 anni nella corsa d'ostacoli e oggi insieme al brand Adidas fa allenamenti gratuiti a Roma tutte le settimane, giusto Marco? Sì, location nord-sud di Roma, coinvolge trasversalmente tanti atleti ed è una bella carica di energia. Soprattutto è una ragazza sempre sorridente, sempre pronta, visto che fa un sacco di sport ed è bello vedere gente così giovane che fa ancora così tanto sport. E poi avremo Nicolas che come al solito ci dà con pillole di corso e mangiato, ci dà consigli sulla nutrizione legata allo sport, e poi dopo avremo un grandissimo giornalista, Marco. Sì, Marco Patucchi, giornalista economico di Repubblica, che un po' di anni fa si è inventato per passione del running la Repubblica dei Runners, una pagina dedicata al mondo della corsa di Repubblica, sulla quale ho avuto il piacere di scrivere qualche articolo e dove ci sono state fatte insomma delle belle incursioni narrative e di cronaca del mondo del running in generale. Oggi lavora nella edizione di Palermo, no? Dirige l'edizione di Palermo di Repubblica. È responsabile della redazione di Palermo, esatto. E ci ha raccontato anche come si corre a Palermo. Insomma, è stato un bello scambio. Marco, dai, stiamo giungendo alla fine di questa prima stagione, abbiamo avuto tanti grandi ospiti, le nostre stagioni che riprenderà a settembre, poi dopo Storia di Runner 451 Show, ma non vi lasceremo da soli quest'estate, seguono un po' il ciclo della corsa, quindi stanno arrivando, diciamo, le ultime gare. Parliamo delle gare partecipate perché poi ogni mese c'è una gara tra le gare in montagna, i trail estivi, tantissimi, perché ovviamente i trail si riescono a fare essendo in alta montagna, anzi per certi versi pure meglio farli nella stagione estiva. Stiamo un po' anche approntando delle novità per la prossima stagione, quindi continuate a seguirci sia su YouTube che in tutti i canali, piattaforme podcast, perché questo poi alla fine, Marco, è un podcast, un videocast. Sì. E se avete delle idee da proporci scriveteci, perché noi siamo sempre aperti ad ascoltare anche nuove idee, e però non abbiamo finito qua perché avremo delle sorprese da qui a fine maggio. Però adesso Marco direi che è ora di sentire l'intervista con Rebecca. Ciao Rebecca, benvenuta a Storie di Runner 451. Ciao, grazie. Ciao Rebecca, ben trovata. Bene, come stai? Bene, grazie per avermi chiamato a partecipare alle vostre registrazioni, mi fa molto piacere. Dietro le quinte abbiamo chiesto Marco quanti anni ha Rebecca, perché sapevamo che era molto giovane e insomma ci siamo sentiti grandi. No, assolutamente, invece il volto di Rebecca è proprio quello che noi andiamo spesso a cercare nel mondo del podismo, no? Dare spazio ai ragazzi, perché vengono alla ribalta tante notizie di maratoneti che avanti con l'età fanno grandi cose, ma poi parlare dei giovani, Rebecca è proprio questo. E io partirei proprio da qua, di come è iniziata la tua storia nel mondo del running, da dove viene la tua vita sportiva? Allora, diciamo che da sempre sono un'appassionatissima di sport, ho fatto tanti anni di nuoto e di tennis
e da più grandicella diciamo ho iniziato a praticare uno sport che si chiama Spartan Race, non so se conoscete, e essendo diciamo brava nella parte di ostacoli ma mancante nella parte di corsa, ho detto vabbè, iniziamo a allenare questa parte carente, e da lì ho detto vabbè, ok, cambio sport, mi piace tantissimo la corsa pura, ho proprio scoperto una passione nella corsa, e quindi ormai sono 3 anni che pratico solo quella, diciamo, prova a livello agonistico. Ok, e questa cosa ovviamente porta con sé un nuovo approccio allo sport, no? Più performante, e vivi anche questo mondo nuovo per te. Quindi com'è stato entrare nel grande mondo podistico romano, che insomma è veramente c'ha tante figure e tante gare dove confrontarsi. Tu riesci a stargli dietro a tutto questo circo del podismo? Allora, diciamo che già lo conoscevo perché ho mia mamma che è una, diciamo, podista da sempre, quindi sin da piccola ho sempre partecipato al traguardo, alle gare di mamma, quindi insomma è un mondo che vivo da quando sono piccola. Dall'altra parte è appunto da poco, e sì, è bellissima, cioè comunque poi a Roma è vastissimo, quindi è bello, molto 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 bello come mondo. Una mia curiosità, fai anche gare? Sei iscritta e sei tesserata FIDAL? Allora sì, purtroppo quest'anno ancora non ho gareggiato perché vengo da quest'estate un infortunio un po' importante che mi ha tenuta ferma 2 mesi proprio stampelle, quindi sono stata un po' un periodo così. E ho gareggiato fino all'anno scorso, ho fatto gare su strada, la mia distanza preferita sono i 10 km su strada. E ho gareggiato a qualche gara in pista con la mia società che è la Nissolino Sport, e insomma qualche garetta così me la sono fatta. Bene. Senti, Vedi Marco che ci sono i giovani che fanno le gare, corrono. a voglia, non ci sono. No, infatti sono queste le storie che a me piace più raccontare, perché sono proprio d'esempio anche per i figli che abbiamo in casa, che con la corsa. Allora, io però so che tu dai appuntamenti su Roma, in tanti quartieri di Roma, che vuol dire a volte delle città. E qual è il posto dove ti piace di più allenare e correre con i tuoi atleti? Allora, il posto in assoluto che preferisco di più è lo Stadio dei Marmi, cioè proprio il punto che mi piace di più. Però per ora i nostri appuntamenti li svolgiamo una volta appunto allo Stadio dei Marmi, e preferisco tenermi più verso Roma Sud, e il punto diciamo che ci piace di più lì è San Pietro Paolo, cioè il giro che non è bellissimo diciamo il punto, però per correre è perfetto perché è un giro dove stai tranquillo, è tutto completamente pianeggiante, è pieno di gente che corre, quindi devo dire questi 2 posti sono quelli preferiti. Forse, sì. Brava. Sì. Senti, ovviamente hai capito pure che Roma ha tante anime che corrono, come le grandi città, e in questo l'azione di Adidas riesce a essere inclusiva, quindi c'è di tutto, vengono da diversi mondi, anche chi inizia con te a correre? Allora, assolutamente sì, la nostra è una cosa sia per chi proprio deve fare il primo passo di corsa, ma sia per chi già corre, magari quel giorno ha un allenamento che riesce a incastrare con il nostro, e perché no farlo in compagnia. La nostra è solamente un gruppo di corsa, cioè non è una squadra, una società che tessera, è solamente un discorso per correre insieme e far passare diciamo meglio la fatica della corsa. Quali sono i riferimenti se uno vuole venire, vuole venire a correre con voi? C'è qualche sito, profilo, social? E il profilo diciamo social che abbiamo per ora è solamente su Facebook, il gruppo di Adidas Runners Roma su Facebook, e mentre invece ci sta l'applicazione Adidas Running, dove da lì bisognerà fare come si dice, la registrazione ogni volta che si viene a partecipare. Ricordo chiaramente gli allenamenti sono e saranno sempre gratuiti, quindi è una cosa proprio completamente inclusiva per tutti e aperta sempre per tutti. Bene. Perfetto, quindi se volete andare a correre con Rebecca a Roma e con Adidas, seguite i riferimenti che vi ha dato, e Rebecca falli sudare se vengono però. Assolutamente. Sì. Mettili alla corda. Assolutamente sì. Grazie Rebecca, veramente, sei proprio l'immagine migliore del running, siamo contenti di averti qui con noi, grazie ancora. Grazie.
veramente Rebecca ti dà una carica di entusiasmo, bellissima ragazza, bravissima, veramente sportiva. Marco, tu hai mai partecipato a una delle sue sessioni di allenamento lì a Roma? Sì, l'ho vista lavorare allo Stadio dei Marmi ed è veramente brava, complimenti, una ragazza Bene. che serve proprio, assolutamente. E come sempre serve anche la benzina però per correre, no? Sì, e mai come in questo periodo, no, di ripartenza con una nuova stagione, con la voglia di sentirsi un po' più leggeri quando corri, e Nicolas ci dà un sacco di consigli per affrontare meglio le nostre fatiche. Bene, andiamo, ascoltiamo Nicolas. Nicolas, abbiamo parlato tante volte di quanto è importante mangiare durante la prestazione. Ovviamente la cosa più comoda, che si assimila più velocemente e entra subito in circolo, sono i gel energetici apposta per le prestazioni di endurance. Anche più facile da portare in giro. Tutto, cioè proprio sono fatti apposta. calzano a pennello, tranne per quelle persone che vomitano se li utilizzano. Cosa posso fare se non sono in grado di assumere gel? Allora, diciamo che ci sono varie componenti che dobbiamo attenzionare in questo caso. Innanzitutto c'è una base di adattamento, cioè se noi non siamo abituati a mangiare gel, può essere che le prime volte che mangiamo un gel durante la prestazione sportiva ci dia fastidio, ma che poi piano piano con l'abitudine questo fastidio passa, semplicemente perché Mi danno fastidio per lo zucchero o perché il mio intestino non è pronto ad assimilare qualcosa? probabilmente entrambe. Diciamo che l'intestino va allenato ad assimilare, diciamo, nutrienti, a digerire anche e assimilare nutrienti mentre facciamo sport, cosa che normalmente non fa e non sa fare fondamentalmente, e quindi ci sta che le prime volte appunto non sia in grado di farlo, ma che poi si abitui. Potrebbe anche essere che il problema sia proprio la base del gel, quindi con cosa è fatto fondamentalmente, e quindi ci siano dei tipi di zuccheri che ti danno fastidio e altri invece che non ci danno fastidio. Questa è una base personale, anche questo lo possiamo imparare conoscendo e provando vari tipi di gel, ma anche questo un pochettino si può abituare. Sicuramente una cosa intelligente che possiamo fare è provare ad assumere i gel anche in allenamento, quindi non solo in gara, quindi quando abbiamo intensità anche più basse, e farlo in maniera sistematica. Non dico tutti gli allenamenti, però magari una volta a settimana provare a mangiare un gel dà questo senso di abitudine al nostro corpo. Ovviamente se un gel non ci trova in comfort, quindi non ci sentiamo bene, non solo perché lo vomitiamo, magari ci viene mal di pancia. Sì, ho esagerato, ma esatto, per dire che... possiamo provare a cambiare tipo di gel, magari guardiamo che gli ingredienti siano diversi, così cerchiamo di cambiare. Ovviamente in una consulenza nutrizionale potete essere guidati su quale gel ha quale tipo di carboidrati, quindi su queste scelte. Ovviamente si può provare anche a mangiare qualcos'altro, cioè zuccheri in forma solida. Questo perché hanno un assorbimento più lento, è vero, ma anche una digestione un pochettino più complessa. Quindi paradossalmente, anche se è più complesso digerirli, questi solidi danno meno shock all'intestino, ok? Fondamentalmente non arrivano tutti insieme e quindi creano questi problemi di assorbimento. Poi ad esempio magari una barretta riesco anche a centellinarla un po' e non mangiarla tutta insieme, magari do un morso ogni tot, almeno che non sia troppo caldo e mi si sciolga. Esatto, però è una buonissima strategia con una barretta dare un morso ogni 10 minuti fondamentalmente, al posto che magari mangiare una barretta intera ogni 40, per esempio. Quindi diciamo che ci sono tante cose che possiamo fare e per cercare di capire qual è il problema legato al gel. Se è un problema del tipo di gel, del tipo di zucchero che non riusciamo ad assorbire perché la quantità è troppo alta, o semplicemente è la mancanza di abitudine. Per esperienza vi dico che mediamente con l'abitudine quasi tutti si abituano a prendere i gel. Tu consigli spesso, e io lo faccio di riflesso da te, di allenarsi ad utilizzare i gel in allenamento, ma non facendo la pausa alla fontana, vi prendete il gel. Magari le prime volte sì, però nel tempo facendolo magari prima correndo lentamente, ma poi utilizzandolo durante la fase veloce delle ripetute, perché vuol dire che è la parte più intensa in cui ci si arriva progressivamente. Esatto. Vorrei chiudere salutandoti dicendo che da ragazzino il gel pensavo fosse un problema, che se ne usavi troppo ti sarebbero caduti i capelli. E invece ci vediamo alla prossima. Ciao, alla a tutti, prossima. ciao.
visto Marco, pillole di corse mangiato stiamo preparando, perché sarà un po' un podcast, non è uno spin-off, ma diciamo è una ripresa di una cosa che già facevo anni fa con Nicolas, con dei live corse mangiato, e adesso usciranno delle puntate in podcast. Ti è piaciuto il setting, come l'abbiamo preparato? Sì, è bravo Nicolas, siete bravi tutti e due, insomma, un bel formato che si ascolta e si segue con molto interesse. Bene, però adesso ascoltiamo uno che ne sa di corse e non solo, scrive da tanti anni. E di uomini delle corse, perché ne ha raccontate tante di storie di maratoneti e ha scritto anche un libro, ed è sempre bello parlare con chi, insomma, per passione e per lavoro incrocia le strade, con Marco Patucchi. Un amico, insomma, un professionista della comunicazione, Marco Patucchi, giornalista caporedattore della redazione di Palermo. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno Marco. Marco Ciao. È stato in passato il fondatore della Repubblica dei Runner, una delle pagine più belle del running in Italia sulla Repubblica. Oggi è a Palermo e cominciamo da questo. Come sta la corsa a Palermo? Quanto è diverso? Ma guarda, la corsa intanto per me è uguale ovunque, cioè il rapporto che ognuno di noi ha con la corsa è sempre lo stesso e quindi è uguale. Cambia un po' il contesto, lo scenario, cambiano le persone, ma cambiano soltanto perché sono nuove persone che uno conosce, non perché i runner siano diversi qua piuttosto che nell'altro angolo, in un altro angolo di mondo, non solo del nostro paese. Quindi dicevo, per me la corsa è a Palermo come lo era a Roma, ma come lo è stato e lo è in ogni posto dove mi trovo, passo di passaggio perché ci sto per vacanze, per lavoro, è sempre la stessa, il rapporto con la corsa è sempre lo stesso. Devo dire che un po' per l'età che avanza, un po' per gli impegni di lavoro che cambiano, quelli invece cambiano rispetto alla corsa, è un rapporto in una fase un po' più in salita, la chiamiamo così, anche se le ripetute in salita fanno tanto bene. Ecco, per dire, non ho più la costanza di, ecco, questo è un esempio concreto, così ci capiamo subito, Sì. di programmarmi la settimana con sedute di preparazione specifiche, ripetute in salita, medi, lunghi, un po' perché, anzi no, un po', tutto questo nasce dal fatto che mi sono trasferito a Palermo, appunto, dirigere un piccolo giornale, perché alla fine un'edizione locale di un quotidiano è un piccolo giornale. Noi abbiamo una ventina di pagine da fare ogni giorno sul cartaceo e poi un sito, Certo. e la versione poi digitale del giornale è un po' un piccolo giornale, torno a dire, perché c'è tutto. Io sono giornalista, sono nato e cresciuto come giornalista economico, però appunto adesso mi occupo di politica, di cronaca, di sport, di cultura, Società civile, qui in certo. Sicilia di giudiziario, di cronaca nera, che insomma non è per niente banale. E quindi dicevo, gli impegni sono aumentati e la corsa un po' per questo, ma poi diventa probabilmente anche un alibi psicologico, no? Chi corre lo sa, spesso ci sono dei momenti nella vita in cui forse è il momento di rallentare e cerchi assolutamente un alibi. Magari in realtà non c'è bisogno di quell'alibi, è naturale e normale che ci sia un momento così. L'importante è non staccare definitivamente la spina, perché anche qui chi corre lo sa, fermarsi, prima si era obbligati a fermarsi per un infortunio, per qualcosa ed era un problema enorme, no? La crisi d'astinenza, tutto quello che sappiamo. Quando invece ti fermi e non c'è una ragione concreta e te la vai a cercare, la vai a pensare, perché insomma correre si può correre sempre, no? Poi insomma io dico, gli impegni aumentano. Io sono 30 anni che faccio sto lavoro, ho sempre lavorato una media di mai meno di 10 ore al giorno, eppure ho sempre trovato il modo di allenarmi, correre quasi tutti i giorni, come tutti, non stiamo dicendo niente di particolare, quindi trovando il modo di programmare le preparazioni alle gare.
Senti Marco, ma una curiosità, ma correndo a Palermo li trovi i geroglifici a terra anche lì? Ti ricordi quell'analisi tua che facesti su Roma? Quello è stato il primo, è proprio la prima uscita della Repubblica dei Runner, l'ho fatta con quell'articolo lì che io ce l'avevo proprio in testa da qualche parte sì, da qualche parte li ho intravisti. Dobbiamo spiegarlo cosa sono i geroglifici dei runner. Penso che chi corre sa benissimo che vuol dire correre in determinate zone. A Roma ci sono dei luoghi deputati a questo, dove a terra è segnato addirittura ogni 100 metri la strada per chiudere. A Roma c'è è una cosa che sta cadendo in disuso, che facevamo tutti 20 anni fa. Con gli orologi, con le nuove cose, certo. Però a Roma ci sta ad esempio un posto che Marco conosce, che è una salita dove si fanno appunto le ripute in salita. Adesso non vedi l'età, non mi ricordo neanche, quella che parte dalla piramide sostanzialmente. Viale Giotto, bravo. E lì è segnata ogni 50 metri, non ogni 100 metri. Ed è 1 chilometro in salita, che poi dipende dal periodo dell'anno, perché le foglie cadono, poi piove, eccetera, ogni tanto le vanno a ripassano. Esatto. Sì, però appunto ce ne sono tanti. Questo è un esempio, ma in qualsiasi quartiere di Roma io le ho trovate. Sì. Marco, ti faccio un'ultima domanda, visto che ci hai parlato che oggi giustamente tratti qualsiasi tipo di tema, ma spesso il Sud viene fuori. Da poco c'è stato l'anniversario della morte di Mennea, che è uno dei rappresentanti del riscatto dello sport del Sud, no? L'ha detto lui dopo che ha fatto il record del mondo nel 79. C'è qualche storia anche meno conosciuta in cui ti imbatti di riscatto sportivo dalla Sicilia? Mi viene in mente, insomma, a parte storie che ancora non conosco ma che vorrei raccontare, perché la domenica quando vado a correre, la domenica pomeriggio passo in questo punto del lungomare a Palermo. In realtà il lungomare non esiste, un vero e proprio lungomare, è uno dei problemi. Questa è una città, come diceva Sciascia, che ha voltato la spalla al mare, lo devi cercare il mare addirittura, ma comunque in quel tratto lungo il mare c'è un parco, e lì io quando ci passo mi fermo a guardare, perché adesso appunto correndo in questo modo mi fermo pure mentre corro, perché c'è questa partita ogni domenica pomeriggio dei ragazzi, degli immigrati africani, ma non soltanto africani, ci sta anche qualche ragazzo dell'est che giocano benissimo peraltro, e mi sorprende che il Palermo Calcio ma magari lo fa, mandare gli osservatori. E questi sono storie di riscatto, perché poi io le vorrei appunto raccontare sul giornale, lo farò prima o poi, immagino che ognuno di loro abbia una storia, ma legato alla corsa forse Rashid Barradi, che conoscete tutti, insomma è stato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, è stato per 20 anni quasi primatista sulla mezza maratona in Italia. Lui è nato in Marocco e qui a Palermo è arrivato quando aveva 10 anni, ha cominciato a correre quando stava a scuola, alle scuole medie, insomma è diventato quello che è diventato, ma a me piace, io l'ho anche fatto raccontare sul giornale, perché lui adesso fa una cosa grandissima. Lui trascorre molte delle sue giornate nelle scuole per parlare di antimafia, per parlare di riscatto nei quartieri difficili di Palermo, che sono tanti, sono veramente tanti. Per dire, ha fondato l'Atletica Zen, perché Zen è uno di questi quartieri borderline di Palermo, e lui lì allena i ragazzi. C'è una squadra di calcio in questo caso, ma poi gli fa fare anche atletica, ed è stato per questo suo impegno nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella un paio d'anni fa. Insomma è una storia sua di riscatto, ma soprattutto è una bella storia perché aiuta il riscatto degli altri. Insomma, Marco, è proprio una storia da Repubblica dei Runner. Noi il messaggio te l'abbiamo lanciato, quindi sappi che noi aspettiamo questo pezzo, quindi insomma farlo leggere ai nostri ragazzi, a chi di sport vede purtroppo soltanto gli allori, no? Insomma, le chimere dei social network. Insomma, Marco, grazie davvero per questa chiacchierata. Noi speriamo di rivederti a correre a Roma anche, ovviamente, perché siamo sempre noi, ci riconosciamo. La domenica mattina ci incroceremo. Va benissimo, grazie ancora Simone. Grazie Marco.
Buone corse, mi raccomando, non mollare. Anche a voi e a tutti quanti, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. E un'altra puntata se ne va, Marco. Sì, guarda, io a volte mi capita di correre con queste puntate ed è proprio un piacere, cioè passano quei 40 minuti di un lavoretto leggero intorno a casa e si ascolta bene, fa compagnia ed è... Beh, sì, perché devo dire che anch'io ci ho provato solo ad ascoltarla. Abbiamo studiato un prodotto che funziona video e audio, ovviamente, però si può anche tranquillamente solo ascoltare su Spotify, su Amazon o tutte le altre piattaforme podcast. Funziona in tutti e due modi, audio-video e solo audio. Chiaramente col video c'è, soprattutto quando facciamo le esterne, o penso alla scorsa puntata in cui abbiamo visto le foto di tutta Europa con Monica Nanetti, o le immagini dell'epica dell'acqua con Alberto Marchesani, c'è un qualcosa in più, però anche solo ascoltarlo funziona, no? Funziona. Devo soltanto fare il compromesso tra professor Barbero, con cui mi piace correre, e noi. Però insomma, dai, vinciamo anche contro il maestro dei podcast, almeno di quelli poi con Barbero, sono due cose diverse, certo. poi no, tu lo sai già cosa abbiamo detto, quindi puoi anche ascoltare Barbero, però invece voi continuate ad ascoltarci mentre correte o continuate a guardarci belli spamparanzati sul divano. Io vi mando un grandissimo abbraccio virtuale, vi do l'appuntamento alla puntata di domenica 14 e vi ricordo che sabato mattina, sempre alle 7, c'è anche il caffè di Storie di Runner 451. Ciao Marco e ciao a tutti. Ciao Simone, ciao a tutti.